I nostri progetti sono organizzati con la collaborazione degli istituti scolastici. Di conseguenza è stata offerta la possibilità di partecipare ai nostri progetti all'interno dell'offerta formativa del piano scolastico, diciamo così. Chi era più curioso o chi aveva voglia di sperimentarsi o chi non aveva magari tanti impegni nel tempo libero ha deciso di partecipare. Myślę, że no atutem jest to, że traktujemy ich poważnie. I że dużo innych inicjatyw, które jakby są skierowane do młodzieży, nie wszystkie, bo jest więcej w mieście, ale sporo takich, do których oni mogli nie chcieć się dołączyć, no przez to, że one były sztuczne i nie byli tam traktowani jako partnerzy. Bo sama inicjatywa powstała przez młode osoby i rzeczywiście przez grono osób. Ktoś dołączył ze względu na to, że było mu dobrze, bo był zainteresowany, bo widział w tym może jakąś dodatkową przyszłość, a być może chciał się po prostu sprawdzić. Les jeunes participent à notre initiative parce que pour moi, ils ont vu des accents bien concrets. Je prends l'exemple sur moi, par exemple. Beaucoup de gens, les enfants viennent chez nous au centre pour voir nos activités. Ils veulent se référer à nous, tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui considérés comme leurs références. Tout le monde veut nous ressembler parce que nous avons commencé petit et aujourd'hui, bon, nous travaillons dans les cinémas. Donc, les gens, beaucoup de jeunes aussi veulent se ressembler à nous, ils veulent être comme nous. Donc, ça les vraiment pousse, ça les donne l'envie de bosser avec nous et pour être comme nous, pour être responsable de nous. I giovani partecipano perché sono appassionati di musica, perché suonare è una cosa per cui loro vivono appunto, per cui stravedono in certi casi e quindi il fatto stesso della passione del suonare uno strumento musicale è momento di aggregazione ed è il motivo per cui abbiamo giovani nella nostra associazione. Una motivazione molto forte è data dal senso di appartenenza ad un gruppo. Il fatto di essere parte di un progetto, di creare comunque delle amicizie all'interno di un gruppo, di portare avanti qualcosa che accomuni i valori, gli obiettivi di tutte le persone che fanno parte di questo gruppo, sicuramente è un motore molto importante. Chiunque partecipa a un'attività legato sostanzialmente a tre fattori, che uno è quello che è stato nominato rispetto all'incentivo, cioè il fattore interno che è legato al voglio trovare un contesto in cui trovo ciò che mi interessa, ciò che corrisponde ai valori che ho e dove posso dimostrare il mio valore, o faccio una cosa che mi piace o la condivido con altri. L'aspetto del sentimento, o la curiosità, o anche l'ansia, o anche l'inquietudine che mi sposta a fare esperienze, quindi questo è un altro elemento, e poi fattori esterni che possono essere per esempio anche gli incentivi. Allora, i giovani partecipano a volontariato sociale perché comunque sono incuriositi dal fatto di partecipare a qualcosa di nuovo. Però nello stesso tempo appunto viene considerato un po' da sfigato, perché comunque anch'io quando ero un po' più giovane non volevo partecipare a queste cose perché venivo vista male magari dagli altri e quindi comunque diciamo che ci vuole coraggio per partecipare a un gruppo del genere. Ja myślę, że część ludzi nie ma takiej potrzeby. I to jest trudne pytanie, czy wszyscy muszą mieć taką potrzebę społecznego, takiego zaangażowania. Problemem jest wtedy, kiedy ci ludzie, którzy mają potrzebę, nie mają tego pola. Bo problem jest, jak ktoś chce, a nie ma gdzie. Allora, è vero che soprattutto nel volontariato all'interno della disabilità i giovani sono poco attivi. Spesso perché, come ho detto prima, la disabilità spaventa e forse
in un primo momento i giovani mancano di autostima o di fermezza nel poter affermare io voglio partecipare a questo tipo di attività. Però una volta calati nel pratico come dire, si sentono a loro agio e soprattutto perché vengono accettati per quello che in realtà sono dalle persone disabili, poi diventano molto più attivi e partecipano ad attività proposte dall'associazione. Le altre cose per cui uno partecipa è innanzitutto il fatto di non, secondo me, forse questo è perché mantengono la partecipazione, di non sentirsi manipolati, di non sentire che in un certo senso c'è una sorta di ingannevole sottinteso pedagogico, no? Al fatto che tu partecipi, che fa sempre parte del tema del controllo. Se un adulto dice a un giovane che cosa deve fare, è il momento in cui il giovane non lo fa. Tiene lontani i giovani dall'attivismo forse i pregiudizi che le persone più mature o gli anziani hanno sui giovani, quindi il fatto che i giovani abbiano poca voglia di fare, che non si impegnano abbastanza e quindi i giovani non fanno altro che confermare le profezie che gli anziani si fanno da soli. Il y a la pauvreté qui les éloigne de l'activisme. Il y a la plupart c'est la pauvreté au niveau depuis la famille, quand les enfants voient que ça ne va pas, que les parents, donc ça les éloigne vraiment de l'activisme. Ogni tanto il fatto di mettersi in discussione o di trovarsi in prima persona di fronte agli altri. In questo caso all'interno del progetto ovviamo a queste situazioni di chi non vuole mettersi in gioco in prima persona, trovando dei ruoli fra virgolette secondari, ma non per questo meno importanti, magari non di coinvolgimento diretto con il pubblico. L'interessante è questo, che non andiamo a ricercare i giovani, ma sono i giovani che, vedendo gli spettacoli, vedendo l'affiatamento del gruppo, chiedono di poter far parte di questa realtà. Infatti all'interno di Flumignano Giovane ci sono, chiamiamoli, due gruppi fondamentali, che uno è il gruppo dei giovani sotto i 30 e uno un gruppo un po' più giovane ancora, che si è inserito successivamente chiedendo di poter fare le stesse cose che venivano fatte dagli altri. È difficile coinvolgere i giovani perché ognuno ha una sua chiave d'accesso, quindi è ovvio che con i più timidi si punterà a un approccio molto meno invadente rispetto a quello che si fa normalmente, quindi si cercherà di vedere un film tutti assieme, fare delle gite. Noi molto spesso, almeno una volta all'anno, cerchiamo di fare una gita tutti insieme, giovani, vecchi, in modo che la gita sia un momento di aggregazione, un momento in cui tutti si sta insieme e i giovani si sentano coinvolti.